Ci sono momenti perfetti dove sentiamo di aver raggiunto un'armonia, di essere un tutt'uno con il mondo naturale qui fuori. Eccolo! Dov'è il buco? Hai fatto un buco gigante e poi dov'è il buco? Era un brico, Non è sempre armonia. Capita anche a noi, anche a me, di ritrovarmi ad avere bisogno di ascoltare quello che mi sta succedendo dentro, di leggere il buio che sento chiamarmi. Allora, sto scrivendo il testo, la parte di narrativa di Voce fuori campo dell'ultimo video che devo pubblicare. In realtà mi sento oggi molto 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 sopraffatta. Sono stata al ranch, ho pulito tutto, super soddisfatta del lavoro che ho fatto. Adesso ho intanto Eric perché ho dimenticato le galline aperte, senza ricordare che avevamo appena piantato le piante dell'orto e quindi hai visto che si mangiano tutte le insalatine, quindi Eric è scappato a chiuderle, poi taglia un po' di legno, visto che ha smesso di piovere e che fa ancora un po' freschino, quindi non possiamo fare a meno totalmente dalla stufa. Quindi mattina e sera abbiamo bisogno di accenderla. Stamattina ancora ce la siamo cavati, però stasera presupponiamo che prima di andare a letto un'accensione vada fatta. Sono un po' sopraffatta perché mi trovo ancora in una situazione di blocco, quindi mi sento un attimino un po' un po' un po' piena di pensieri, piena di aspettative, piena soprattutto di cose da fare che non ho grandissima voglia di fare. Con questa umidità banalmente non si asciugano i vestiti che stendo, quindi ho un accumulo di roba da lavare che è indecente. Ho tutta la casa da sistemare, da pulire, però ho voluto prima prendermi del tempo per fare il video perché voglio farlo uscire e perché è un tempo un po' anche di relax per me, anche di riflessione, perché mentre scrivo comunque tiro fuori un po' di cose. Sono agitata, ecco, ho bisogno proprio di un tempo di rilassamento. Enoch è rimasto dai nonni, dai miei suoceri ieri perché ha voluto stare con i nonni e vuole rimanere fino a domani, quindi oggi ci prendiamo del tempo per fare delle cose che quando c'è lui per ovvie ragioni non riusciamo a fare e niente. Ho bisogno di un tempo per riflettere e capire come mettere ordine nelle cose e che progetti attivare per il futuro, perché abbiamo sempre tantissimi buoni propositi, ma poi nella pratica non riusciamo a indirizzarci come vorremmo. E secondo me questo tempo è un tempo importante per noi per guardarci dentro e per anche parlare tra di noi, quindi vediamo se riusciamo a trovare una quadra in tutto quello che dobbiamo fare, in tutto quello che dobbiamo programmare. In questi giorni, pur continuando a praticare la gratitudine e a riconoscere tutta la bellezza intorno a me, ho dentro qualcosa che mi angoscia. Un malessere sottile che non so tradurre se non in lacrime. Provo ad attraversarlo, a pensarlo, perché non posso esimermi dall'accettare di essere umana e fragile, spesso in bilico. È solo così che posso provare a capire e da qui cambiare le cose,
quando sarò pronta. Sto andando a sistemare la canna dell'acqua, semplicemente perché si è spostata dal secchio e intanto raccolgo un po' d'acqua e volevo un po' raccontarvi alcune cose. Innanzitutto ringraziarvi perché il canale ha fatto una bella crescita in questi giorni, e quindi insomma voglio dirvi grazie perché state apprezzando, insomma. Certo si parla di una crescita che non va oltre la decina di persone, ma per me è più che sufficiente per capire che comunque ci sono persone che sono interessate a quello che facciamo, e quindi questo per me ha un valore, insomma. E inoltre volevo un pochino raccontarvi cosa mi è successo in questi giorni, perché come avete visto ho avuto un momento di down, cosa che mi capita spesso, non è che è una novità, però ho avuto un momento appunto di un po' così di demoralizzazione, se vogliamo, e ho un po' riflettuto su quali erano le motivazioni per cui mi sentissi così sovraccarica, oltre alla questione di avere addosso le responsabilità della gestione, diciamo, delle cose in casa, oltre a avere la fatica rispetto al fare la mamma, perché appunto si stanno più i bambini crescono, in particolare cresce più, ovviamente ci sono delle sfide da affrontare, e sono sfide comunque importanti, soprattutto perché abbiamo a che fare con un bambino neurodivergente, e pur quanto anche noi rientriamo nella categoria, comunque non sempre è facile riuscire a gestirsi in termini emotivi e tutto quello che viene portato fuori, soprattutto quando si è tutti in sovraccarico e quindi si fa fatica. Troviamo un posticino dove mi posso mettere, troviamo un posticino dove mi posso sistemare, così magari appunto facciamo 4 chiacchiere con tranquillità. Ultimamente, cioè in questi giorni ho davvero capito come mai sto vivendo questo momento di frustrazione incredibile e di disagio, di fatica. Sto seguendo da un po' le notizie riguardo la famiglia Del Bosco, anche se poi in realtà non sto leggendo tutti gli articoli, non mi sto informando al 100%, un po' perché non so quanto queste informazioni siano filtrate, siano un po' manipolate, e un po' perché provo veramente disagio rispetto a quello che sta succedendo, quindi preferisco a volte, diciamo, mettere da parte la curiosità di capire cosa sta succedendo, per il semplice fatto che genera in me un forte disagio leggere certe cose. Io non voglio in assoluto entrare nel merito delle cose specifiche relative a quello che è successo, un po' perché non le conosco e non so cosa sia vero e cosa sia falso, e un po' perché si aprirebbero 200.000 polemiche che, per carità, potrebbero essere utili a far crescere il canale, ma non portano da nessuna parte. So che c'è chi è per la famiglia, c'è chi è contro la famiglia, io non voglio aprire dibattiti in merito a questo, so solo che prima che questo caso diventasse mediatico io ero stata contattata da un vicino di casa che voleva già aiutare questa famiglia, proprio per evitare che saltasse fuori tutto questo, e io avevo dato qualche piccolo consiglio, ma insomma, non essendo io una persona esperta e capace di poter dare consigli in casi di questo tipo, insomma non è che avessi potuto fare molto. La cosa
che penso e che mi manda fortemente in frustrazione è che è molto chiaro il fatto che in Italia, e l'avevo già detto comunque nel video che parlava proprio dell'argomento, che proprio cercava di portare un po' questa domanda, cioè se in Italia fosse possibile vivere fuori dalla rete, quindi vivere off grid. La cosa chiara appunto è che in Italia non è possibile vivere come si vuole, come si desidera. Ovviamente si apre di fatto la polemica riguardo il fatto che se si è genitori comunque bisogna pensare anche al benessere dei figli, e qui si apre anche l'idea di quello che noi abbiamo, cioè di quello che la nostra società ritenga sia benessere. Partendo dalla socializzazione, partendo anche da come deve essere strutturata una casa per essere definita una casa dove si possa stare bene. Io capisco che si cerchi di fare delle leggi per fare in modo che le persone possano avere una sicurezza, se così vogliamo, domestica. In realtà forse non ci siamo mai posti il dubbio di che cosa realmente riteniamo rischioso, quali sono i rischi che siamo disposti a correre, se siamo disposti a correre dei rischi e cosa invece riteniamo che sia davvero pericoloso, tanto da portarci a definire un luogo non idoneo alla vita. Si aprirebbe un dibattito enorme, però io devo dire che ultimamente mi sono resa conto di quanto mi mandi completamente mi metta completamente a disagio, mi metta in forte, mi generi anche della rabbia il fatto che non si abbia la possibilità di avere uno stile di vita diverso da quello che in Italia viene definito come un canone. So che c'è tutta la questione dell'abuso edilizio, quindi molto spesso le regole che vengono fatte magari per poter fare delle strutture all'interno di un terreno sono delle regole per non portare le persone, diciamo, a costruire ovunque e alla qualunque. Capisco, ma a parte questo, e ne ho già parlato appunto nel video che parla dell'off-grid, trovo davvero assurdo il fatto che questo ritorno alla natura ci faccia così tanta paura e che una famiglia non sia con o senza figli non possa permettersi di fare di portare avanti lo stile di vita che desidera, lasciando perdere la questione dell'intossicazione da funghi, lasciando perdere il fatto che poi non si dice che non abbiano voluto appunto la canula e quello che è. Non sto parlando di questo e non sto parlando nel merito della famiglia del Bosco, io sto parlando in generale, e ovviamente questa famiglia, quello che questa famiglia sta vivendo è il chiaro segnale che certi stili di vita ad oggi sono considerati talmente fuori che non vengano assolutamente presi in considerazione dal sistema, non vengono assolutamente presi in considerazione dalla società perché ritenuti assurdi o perché ritenuti causa di malessere. Quando in realtà nessuno ha mai messo ad esempio in dubbio la salute di questi bambini, se non nel caso appunto dell'intossicazione, per questo non ne voglio parlare, ma in generale i bambini erano in salute. Si è stabilito che perché vivevano lì non potevano socializzare. Io vi assicuro che su questa cosa, e questa cosa la voglio dire, non è esattamente così, nel senso che è vero, io mi sono lamentata fino all'altro giorno che per il mio bambino fosse difficile socializzare. Io non metto in dubbio che vivendo un po' isolati la socializzazione è difficile. Noi poi viviamo una situazione appunto di neurodivergenza, per cui che ci porta già alla difficoltà di socializzazione, perché io ascolto storie di genitori sui social che vivono in città e che comunque hanno bambini neurodivergenti e hanno comunque difficoltà a farli socializzare, hanno comunque difficoltà a vederli comunque interagire con altri bambini, un po' per le caratteristiche di per sé di questi bambini e bambine, ma anche non solo per questo, ma anche e soprattutto perché la società, come dico sempre, non è pronta ad accogliere le diversità.
non è pronta a comprendere le diversità e magari andare incontro, diciamo, a queste diversità. Io vi assicuro che ultimamente mi sono tanto lamentata in passato della difficoltà di trovare dei luoghi di socializzazione perché siamo isolati. In realtà ultimamente abbiamo trovato invece delle possibilità di socialità per noi, per i nostri bambini, davvero di qualità, dove abbiamo trovato una dimensione anche di relazione, anche continuativa, e parlo settimanale, di più giorni a settimana, dove possiamo incontrarci comunque con altre famiglie, dove possiamo condividere. Io vorrei ancora di più, però già questo mi fa capire che è possibile, che abbiamo fatto una grossissima fatica, stiamo facendo dei sacrifici, ma non è così impossibile, e non è detto che se uno sceglie uno stile di vita così tanto fuori, necessariamente non debba poi avere possibilità di socializzare. Sicuramente è più difficile, sicuramente ci vuole più impegno, sicuramente ci si fa fatica, ma è possibile. Io ad oggi che ho trovato, diciamo, questa possibilità, mi sento davvero felice di averla trovata, perché era una cosa che un po' mancava effettivamente, però quello che voglio dire è che non è in assoluto mancante, ma è possibile crearla, è possibile svilupparla. Io vorrei ancora fare molto molto di più in merito a questo, sono sicura che di questo passo sarà possibile, per cui mi voglio anche muovere in questa direzione, continuare a muovermi in questa direzione, è chiaro, per avere momenti anche sociali. Quello su cui riflettevo è il fatto che abbiamo deciso che non avere il bagno all'interno della casa sia motivo di mancanza di salute, nel senso che chissà cosa potrebbe succedere, che una compost toilet, che tra l'altro potrebbe essere richiesta anche in un appartamento, perché potrebbe essere, perché è legale, se ti viene dato il permesso lo puoi fare, una compost toilet assolutamente non è igienica, e questo non so chi l'abbia stabilito, e ci sono tante persone che anelerebbero ad avere una casa di un certo tipo, e quindi che deve essere, diciamo, una mancanza di rispetto per queste persone decidere invece di vivere in maniera più povera. Ma quello che mi fa rabbia è che se io decido che voglio vivere così e che vedo che i miei bambini, o che io stessa e che la mia famiglia sta bene in un contesto del genere, la mia domanda è: perché non lo posso fare? Noi che siamo persone neurodivergenti, siamo in grossa difficoltà a vivere in un contesto residenziale. Siamo in grossa difficoltà a vivere in un contesto che non ci permette al 100% di aprire la nostra porta e poter essere a contatto con la natura senza rumori, senza preoccuparci magari di infastidire in qualche modo il vicino, ma nello stesso tempo senza doverci preoccupare di essere infastiditi dai rumori dell'esterno. Per esempio, gli spazi esterni dei luoghi residenziali sono spazi stretti. Pur quanto uno possa avere un giardino di 1000 metri quadri, comunque sono spazi stretti, sono spazi limitati, sono spazi che comunque non sempre consentono una libertà di azione. Noi che abbiamo dei cani, per esempio, per noi ci sta stretto il fatto che il nostro giardino debba essere limitato a uno spazio piccolo, un po' perché sappiamo che questo disturba gli altri, ma anche perché sappiamo che questo non è l'ambiente ideale per i nostri animali. Vogliamo vivere a contatto anche quotidianamente, avere la possibilità di aprire la porta e avere il nostro cavallo, i nostri asini lì a vista, per esempio. Questo ci concederebbe di dare loro maggiore libertà e una qualità di vita ancora maggiore. Il fatto, ad esempio, di poter uscire in mutande e non avere questa difficoltà sembra una banalità, ma per il nostro bambino, per esempio, è una cosa importante, perché lui ha difficoltà al contatto con i vestiti, quindi d'estate, per esempio, tende ad andare sempre in giro meno vestito possibile. Sembra una banalità, però sono piccole cose che per noi possono generare fatica, e per lui magari vivere in un contesto dove può girare d'estate in mutande, anche perché più cresce, più ovviamente diventa impossibile per lui presentarsi alla società in un certo modo, no? Anche per una questione di conoscere anche i limiti che
poi vengono imposte da questa società, no? Fantastico poter invece uscire di casa quando vuole e non avere questa difficoltà, oppure di doversi infilare le scarpe per uscire perché la società ha deciso che bisogna andare in giro con le scarpe, quando magari in Australia vedi persone scalze dappertutto e questa cosa non scandalizza nessuno, no? Quindi per noi per esempio sarebbe motivo di grandissimo benessere e di salute mentale il fatto di poter vivere ancora più isolati, staccati da un sistema che ci impone anche determinate regole, e lo fa dicendo che di farlo per la nostra salute, quando siamo benissimo consapevoli che invece in realtà certi stili di vita ci comportano solo, ma a noi come persone, non sto parlando in generale, a noi come persone neurodivergenti che hanno scelto un certo stile di vita, in realtà invece ci generano semplicemente fatica. Non nego che noi stiamo davvero sempre più pensando che forse dovremmo provare a cambiare paese, e andare in un posto dove invece c'è un po' più di libertà rispetto allo stile di vita, perché ritengo che se fatto con criterio, se fatto con una certa consapevolezza, in realtà possa essere di benessere a un sacco di persone, un certo stile di vita. E quindi mi sento davvero molto frustrata e molto infastidita dal fatto che non sia possibile che quello che è successo renda effettivamente chiaro che certe leggi sono leggi di controllo, e sono leggi che vengono fatte in nome di un benessere che è stato stabilito dall'alto, che molti di noi hanno abbracciato e accettano, ma che altre persone invece hanno difficoltà ad abbracciare perché in realtà non si sentono bene, non stanno bene, e non perché si sono fatte delle idee complottistiche nella testa, ma perché nella concretezza, in uno stile di vita secondo certi schemi e certi parametri, in realtà non sanno bene, che vorrebbero qualcosa di diverso, che va oltre, diciamo, le imposizioni che ci vengono date, ma non per questione di principio, ma proprio per una questione di benessere mentale, e benessere anche psicofisico, perché è chiaro che la mente poi incide sul corpo, no? La mia speranza era quella che questa situazione potesse portare a un dibattito aperto, un dibattito reale con le istituzioni, ma so benissimo che è utopico, è assolutamente utopico. E non per questo noi tante volte pensiamo se forse possa essere il caso di cambiare paese, perché ovviamente se stiamo qua dobbiamo sottostare a determinate leggi, che non sempre sentiamo nostre, ma che siamo costretti a seguire, per per non rischiare di incorrere insomma in conseguenze davvero anche molto brutte, per la nostra famiglia, ecco. E quindi questo fa molto riflettere e onestamente mi manda anche molto in frustrazione. Niente, questo è un po' quello su cui stavo riflettendo, insomma.